Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Parliamo dei due gironi che si sono chiusi di questo mondiale, il girone A e il girone B. Sono passate Olanda, Inghilterra, Senegal e Stati Uniti. Nel gruppo A sono passate Olanda e Senegal, nel gruppo B sono passati Inghilterra e Stati Uniti. Volevo un attimo fare una sorta di prefazione prima di commentare chi ha passato il turno e chi no. Per quanto riguarda l'Iran, io la partita scorsa vinta 2-0 dall'Iran allo scadere, mi ha fatto esultare e saltare dal divano. Sull'1-0 dell'Iran sono saltato dal divano perché almeno il calcio iraniano lo merita per ciò che ha espresso al mondiale e per come ha dovuto gestire le situazioni al mondiale. Anche ieri mattina, prima della partita, addirittura minacce dall'Iran. Ragazzi, se non cantate l'inno, vi facciamo del male alle vostre famiglie. Cioè, secondo me non si può arrivare a questo, non esiste. Non esiste nell'etica morale, non esiste nella civiltà odierna, non esiste nel vivere tra persone, non deve esistere. Infatti, anche ieri sera l'intervista di Stramaccioni, che comunque mastica calcio arabo, eh, ha detto che comunque ci sono state queste dichiarazioni, sono vere, e ha parlato comunque con i calciatori dell'Iran e con esponenti della società, ed è una cosa che comunque ha fatto psicologicamente, ha fatto del male alla stessa partita di ieri. Infatti, se guardiamo la partita contro gli Stati Uniti, i primi 45 minuti, l'Iran non è che era irriconoscibile, però si vedeva la paura, si vedeva il non voler sbagliare il passaggio, che poi non lo vuoi sbagliare, lo sbagli perché sei sotto tensione. Sono cose che comunque secondo me vanno prese di petto e vanno prese con le sanzioni che devono essere tanto grandi quanto grandi siano le offese. Ovviamente è un territorio dove anche la FIFA e gli stati europei possono fare ben poco perché il governo iraniano e perché quella situazione lì e per tutto ciò che ne hanno parlato, ne abbiamo parlato e sappiamo. Fatto sta che io calciatore non posso andare a giocare una partita con queste dichiarazioni fatte. Se non canti l'inno, tortureremo le vostre famiglie. Cioè, veramente, parlare di calcio così diventa difficile. Diventa difficile e non ne voglio parlare. Cioè, io spero sempre che queste situazioni non si verifichino, però sembra che a questo mondiale, soprattutto attorno all'Iran, giri veramente una sorta di storia a sé. Comunque, non ci dilunghiamo sull'Iran, ritorniamo ai gironi. Girone A, Olanda e Senegal. L'Olanda ieri ha vinto contro il Qatar, non ha convinto. L'Olanda non ha convinto in nessuna delle tre partite. Però, ovviamente, ai punti fatti, sei passata come prima nel girone. Niente da dire. Si vedrà poi alle partite che verranno, che saranno più dure, dagli ottavi in avanti. Vedremo, può darsi pure che in un mondiale comunque una squadra cresca di partita in partita e l'Olanda trovi una sorta di gioco che adesso non c'è. Vedremo poi. Il Senegal, tanto cuore, Koulibaly col gol partita porta il Senegal alla qualificazione, secondi nel girone, affronteranno l'Inghilterra, è vero. Però le squadre africane sono così, una partita che pensi, ok, Inghilterra-Senegal è uno fisso, no. Primo perché è un ottavo, secondo perché a livello atletico ci sono, forse manca ovviamente il loro pupillo, tutto quello che volete, però il Senegal ha tanto cuore e può mettere in difficoltà chiunque, qualsiasi avversario. Koulibaly ha fatto il gol partita e il Senegal festeggia. Nel girone B sono passate Inghilterra,
e Stati Uniti. Io credevo che l'Iran ieri poteva fare risultato e invece, per tutto ciò che ho detto prima, è stata una partita strana. Fatto sta che l'America non ha demeritato la vittoria. L'America ha meritato la vittoria, ha giocato un buon calcio ad alti ritmi, quindi ha meritato anche il passaggio del turno per quello che abbiamo visto finora nel mondiale, perché se l'è giocata tutte e tre le partite, è passata seconda nel girone e beccherà l'Olanda. Vedremo, perché questo per me già è un ottavo che io già vivendo ad Amsterdam ieri tra olandesi, ma prendiamo l'America, molto probabilmente abbiamo preso l'America, forse possiamo passare. Per me forse possiamo passare non esiste. L'America è squadra. UEA in forma, un calcio propositivo, un calcio offensivo, fisicamente ci stanno. Sarà un bell'ottavo. Così come sarà bella la partita tra Inghilterra e Senegal. L'Inghilterra è passata prima nel girone, 6-2 la prima partita con l'Iran. Ieri ha comunque dominato una partita perché ha giocato molto bene con Rashford che è salito in cattedra e ha fatto un gol più bello dell'altro. L'Inghilterra era tra le pretendenti comunque ad arrivare almeno a semifinali, almeno sulla carta, ne parlavano così prima del mondiale. È arrivata agli ottavi. Ci sarà Inghilterra-Senegal. Vedremo poi se avrà ragione l'africana o l'Inghilterra passerà il turno. Però fino adesso due ottavi, scusate, che sono anche abbastanza divertenti sulla carta. Poi può anche essere che escano le partite io dico della notte di Natale, nel senso che le partite che ti fanno venire la sonnolenza e non ci siano occasioni, ma è difficile perché sono squadre che giocano tutte quante aperte, sono squadre che il gol lo possono sempre prendere, quindi non ci sarà secondo me il fatto di vedere una partita chiusa. Poi è sempre un ottavo ed è sempre una partita secca. Ovviamente i primi 20 minuti saranno sicuramente di studio tra le squadre, ma questo non succederà solo a Inghilterra, Olanda, Senegal e Stati Uniti. Succederà a tutti gli ottavi che verranno perché è la partita secca e non puoi entrare in campo così aperto senza sapere né come né quando e prendi un gol in contropiede ed è un ottavo di finale, poi non lo recuperi e te ne vai a casa. Comunque un mondiale che entra nel vivo, vedremo oggi tra gli altri due gruppi chi passa e quali saranno gli incroci per gli altri due ottavi che usciranno. Ragazzi, questo è quanto per questa prima situazione. Fatemi sapere la vostra nei commenti come sempre e iscrivetevi al canale se vi va. Forza Napoli! Ciao!